Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli esercizi sull'integrale relativo a 1 fratto coseno alla seconda di x. La formula ci dice che l'integrale di questa funzione è proprio la tangente. Infatti la tangente è la cosiddetta primitiva, cioè quella funzione che derivata mi dà proprio 1 fratto coseno alla seconda di x. Partiamo con un esercizio semplice. Ho radice di 3 fratto coseno alla seconda di x. E quindi la primitiva è radice di 3 è un numero che ricopio tangente di x. Quindi applicare la formula, come potete vedere, è molto semplice. Quindi passiamo direttamente al livello successivo. Ormai lo avete capito, lo so, siete diventati esperti, quindi quando parliamo dell'integrale di una funzione composta abbiamo sempre la derivata prima e poi la stessa formula dell'integrale semplice. Infatti prima avevo coseno alla seconda di x e ora ho coseno alla seconda di una funzione qualsiasi. Prima il risultato mi dava tangente di x, ora è tangente della funzione. Andiamo a vedere subito un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. Il primo termine. Ho coseno alla seconda al denominatore, quindi mi chiedo sempre, quando sono in questa situazione, se quello che ho tra parentesi qui, derivato, mi dà il numeratore. Quindi la derivata di x alla quarta è 4, lo porto davanti e abbasso di grado, quindi 4x alla terza. E la derivata di meno 2x è meno 2. Come potete vedere sopra ho quasi la derivata perché mi manca un 2 qui davanti per avere 4 e un 2 qui. Quindi come sempre faccio il giochetto di aggiungere e togliere, quindi mi serve un 2 per avere la derivata prima al numeratore e quindi lo moltiplico, ma lo devo anche dividere. In questo modo tutto quello che è sopra in giallo equivale alla mia derivata prima. Sotto ho coseno alla seconda della funzione e quindi il risultato di questo primo termine è un mezzo, perché è il termine che devo ricopiare, che ho messo apposta per far tornare i conti, tangente della funzione. Secondo termine, anche qui ho coseno alla seconda non più di x, ma di qualcosa. Mi devo chiedere se quel qualcosa derivato mi dà il numeratore. La derivata di e alla x è e alla x e la derivata di 2x è 2, quindi sì. Per cui posso applicare la formula e scrivere che questo termine non è altro che la tangente della funzione. Andiamo avanti, anche qui c'ho coseno alla seconda di qualcosa. Questo derivato quanto fa? La derivata di 3 ln di x è 3 fratto x e quindi anche qui applico la regola, perché la derivata ce l'ho, coseno alla seconda di una funzione ce l'ho e quindi questo termine mi dà la tangente della funzione tra parentesi. Ultimo termine, ho cosa alla seconda di 4x. Quanto fa la derivata di 4x? 4. E quindi anche qui abbiamo la derivata prima sopra, coseno alla seconda di qualcosa e quindi applico la formula e quindi viene tangente di 4x. Ora tocca a te, questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.